Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere le energie disponibili per i single per il mese di dicembre e iniziamo subito dal segno dei gemelli. Come dico sempre, le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui e trovate anche sempre nella descrizione del video i link ai video, ai corsi che partiranno nel 2024. Bene, andiamo a vedere. Ok, allora partiamo con un 6 di coppe al contrario, un 8 di coppe, quante? 8 di denari, 6 di spade, 5 di coppe, regina di coppe e mago. Dunque ragazzi, devo dire che tra il 6 di coppe al contrario e l'8 di coppe qui potrebbe esserci qualche tipo di distanza che si prende nella prima metà di dicembre. Distanza dal passato o distanza da qualcuno che fa parte del passato, mi viene da dire. Ho ben 3 carte ragazzi di allontanamento. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 6 di coppe. Abbiamo un 3 di pentacoli e un 7 di coppe. Guardate, può essere che ci sia un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di programma, magari anche lavorativo per qualcuno, però è come se ci fosse un progetto che vi porta molto in là con i pensieri, ma potrebbe essere una casa, una convivenza, se per esempio avete qualcuno in testa ma non è ancora una cosa ufficiale. Ho come l'idea che qui potrebbero aprirsi una serie di possibilità, ma fate attenzione perché non sono possibilità al 100% reali. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo la forza. È un 3 di spade. Allora, o qui qualcuno deve ancora fare un lavoro di introspezione per quello che riguarda una sofferenza che è ancora aperta, perché qui abbiamo un 3 di spade. Come se verso metà dicembre ci fosse la voglia, la necessità, il bisogno anche di uscire da questo stato di tristezza e di dolore di cui ci parla questo 3 di spade. Andiamo a vedere l'otto di denari. Abbiamo giustamente un altro 8 di denari, la morte e un 3 di bastoni. Come se verso la fine di dicembre, ragazzi, qualcuno si impegnasse nella propria realtà, nel proprio lavoro, nella propria quotidianità, per iniziare a guardare avanti in realtà. Qui vi ripeto, abbiamo tante carte di taglio col passato, di qualcuno che si lascia indietro qualcosa, soprattutto con l'8 di coppe e 6 di spade. Devo dire che c'è anche un 3 di bastoni ed è come se questo tagliare che arriva con la morte può aiutare a guardare ad un futuro migliore, che è un po' quello che farete secondo me durante tutto questo mese. Allora, se ve la devo dire tutta fino ad adesso, figure, adesso andiamo a vedere il 6 di spade, però figure nuove fino ad adesso non ne ho viste. Diamanti, beh, male non è. E il 10 di bastoni.
qua abbiamo un 5 di coppe, la regina di coppe e il mago. Allora, io qui sento ragazzi che qualcuno deciderà per amor proprio di fare una scelta e di lasciarsi indietro o una conoscenza che si è fatta o un qualche tipo di progetto che si è fatto fantasticando magari su qualche conoscenza, oppure è proprio una questione vostra interna. Con questo tre di spade può essere qualcosa che risale a tanto tempo fa. Sta di fatto che avete anche un 6 di spade, che è una carta che ci dice che avete bisogno di lasciarvi indietro certe dinamiche, certi pensieri, certe anche abitudini, certe cose che date per scontato. C'è la carta degli amanti, io qui la sento molto come una carta di scelta, come se arrivaste a fine mese e decidesse semplicemente di scegliere. Qui abbiamo un mago e mi viene da dire un nuovo inizio. Tenete presente che il mago, allora qui c'è un 5 di coppe attaccato al 6 di spade, quindi questo distanziamento, questo allontanamento sicuramente non sarà indolore, perché comunque il 5 di coppe indica una perdita affettiva, un qualche tipo di occasione che magari si è lasciata andare. Però le carte finali qua promettono bene perché sono una regina di coppe e il mago, quindi si va verso un maggior amor proprio, si va verso una maggior maturità. Vi dico, la parte emotiva nel mese di dicembre sarà ben forte, potrebbero esserci ragazzi, cioè, quello che vi sto per dire, prendetelo con le pinze perché poi ognuno di noi è libero di reagire agli eventi della vita come meglio crede. C'è chi decide magari di buttarsi giù, c'è chi invece decide di reagire con forza di volontà, però è un mese un po' sottotono. Mm, così mi pare di capire qui, più che altro perché è come se fosse arrivato il momento di dare un taglio o a una relazione o a un atteggiamento appunto o a certi pensieri. Vi dico, c'è qualcosa che fa riferimento al passato qui, perché abbiamo anche un 6 di coppe, quindi si potrebbe anche trattare di una persona che vi ronza intorno nel mese di dicembre, che potrebbe, diciamo, dirvi o darvi delle idee, crearvi come delle aspettative, però poi ad un certo punto vedo che queste aspettative voi le lasciate indietro, semplicemente andate avanti per la vostra strada. C'è anche un 10 di bastoni al contrario. Qui, secondo me, la cosa importante è anche capire di chi è la responsabilità di certe cose. Ok? Andiamo a vedere un angelo dell'amore, una carta degli angeli dell'amore. Vedo comunque un viaggio, uno spostamento, ci sono dei movimenti che può essere appunto fisico, può essere mentale, spostarsi da certe idee, o può essere anche emotivo, lasciarsi indietro certe emozioni di sofferenza, chiudere con la sofferenza fondamentalmente. Magari è un distacco che all'inizio porterà un po' di vuoto, però guardate poi le carte che avete qua dopo sono molto belle, quindi è come se doveste passare attraverso questa fase di distacco per riuscire ad arrivare a questa regina di coppe, alla pienezza mi viene da dire. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa, pensare positivo e avere fiducia ti porteranno all'amore. Wow! Quindi è un po' come dire emanate vibrazioni positive, perché se voi vi sintonizzate su certe vibrazioni, automaticamente arriva gente che è sintonizzata sulle stesse vibrazioni. E poi abbiamo ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo. Allora, non sento, cioè qui ritrae una coppia, no? Si suppone in luna di miele perché lei ha il vestito da sposa, però qui sento che siete voi che dovete ritirarvi dal mondo, proprio perché avete questo 9 di spade. È un po' come se aveste bisogno di prendervi il vostro tempo. Il 9, scusate, 6 di spade. Ok? Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata un minimo di aiuto. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete condividere il video, abbonarvi al canale o iscrivervi.
Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenuti agli amici della bilancia. Andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di dicembre. Come dico sempre, le letture sono generiche, ragazzi, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui, e in descrizione ci sono anche i link ai corsi che partiranno nel 2024. Bene, andiamo a vedere. Partiamo da una regina di coppe, un asso di spade che adesso raccolgo, asso di bastoni, wow, asso di bastoni e regina di denari. Allora ragazzi, partire con questa regina di coppe devo dire che mi dà la sensazione che ci sia un po' di confusione emotiva nel mese di dicembre, soprattutto perché la regina di coppe è girata al contrario, quindi come se ci fossero parecchi alti e bassi. Vi dico, abbiamo due assi, quindi ci sono due carte di inizio. L'asso di spade normalmente è una verità che viene a galla, qualcosa che viene detto, qualcosa che dà un taglio, mi viene da dire. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo dalla regina di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni, un 4 di coppe e un 5 di pentacoli. Qui ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe fare qualcosa di diverso, vorrebbe uscire da questa situazione di carenza, ma proprio perché si è in una mentalità di carenza non si riescono a vedere soluzioni alternative. Io credo che qualcuno qui stia patendo, stia soffrendo ancora per delle cose inerenti al passato, inerenti proprio anche a un'attitudine mentale. Difatti poi arriva l'asso di spade che fa anche riferimento all'ordine mentale, al fatto che si mettano in ordine i pensieri. È molto bello in questo mazzo perché è rappresentato con un nodo, dietro c'è un nodo, ogni filo rappresenta come un pensiero e qui sono i pensieri continui, quelli ehm, ripetitivi che creano un nodo. Abbiamo un cavaliere di denari e un re di coppe. Allora ragazzi, qui potrebbe avvicinarsi qualcuno. Abbiamo ben due figure, potrebbero essere la stessa persona, potrebbero essere due persone diverse. Devo dire che con questo cavaliere di pentacoli le energie sono piuttosto lentine. Io credo che qui conoscerete qualcuno verso la seconda, terza settimana di dicembre che potrà insomma darvi qualche soddisfazione, mi viene da dire, perché comunque con l'asso di spade è come se ci fosse una comunicazione, un incontro, un parlare con questa persona. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Un'altra figura, re di bastoni e torre. Allora, qui ho come la sensazione che allora, potrebbero essere persone diverse, però se fossero per esempio la stessa persona, è come se verso la fine di dicembre qualche tipo di movimento, di gesto, di azione che voi vi aspettate dall'altra persona, io non credo che arrivi con la carta della torre. Quando c'è la torre si tratta di un crollo del proprio ego, quindi di certe sicurezze o di certe certezze che si avevano e che semplicemente crollano. È come se qualcuno avesse paura di agire, come se per paura di sbagliare si preferisse non far movimenti. Andiamo a vedere la regina di denari. 7 di spade
e carro. Allora ragazzi, qui con questo 7 di spade ci potrebbero essere degli atteggiamenti un po' di attaccamento, un po' di avidità o di falsità. Vi ricordate che vi dicevo che l'asso di spade è la verità che viene a galla? E qui potrebbero esserci proprio delle verità che vengono a galla. E magari con questi personaggi, vi dico, potenzialmente potrebbero essere tre persone diverse, o potrebbe anche essere una persona in diversi momenti, con diverse attitudini. Adesso lì dipende ognuno di voi dalla realtà che sta vivendo. Sta di fatto che abbiamo comunque anche il carro alla fine della linea ed è un po' come dire che è ora di prendere in mano le redini della vostra vita e di dare una direzione o alla situazione o a questa nuova relazione, perché qui abbiamo due assi, eh. Diciamo che è una relazione dove sento molta intesa a livello mentale, a livello verbale, probabilmente chiacchierate bene, a livello di ideali sono simili e via dicendo, però quello che manca è un po' di passione a livello fisico, un po' di concretezza, un po' di azione, mi verrebbe da dire. Però datemi un'altra carta per questo 7 di spade. Due di spade. È come se ci fosse, perché di nuovo una carta di cecità come il 4 di coppe, è come se ci fosse qualche cosa che non volete vedere o qualche, perché le menzogne non è detto che siano gli altri a raccontarcele, potrebbero anche essere le menzogne che noi raccontiamo a noi stessi. Vi ricordo che qui c'è una torre che fa cadere i castelli in aria, no? Devo dire che potrebbe per qualcuno questo carro fare riferimento a un viaggio, uno spostamento di fine anno. Sta di fatto che è un po' come se in questo periodo vi rendeste conto delle illusioni, delle proiezioni che fate nei confronti dell'altra persona. Interessante, fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere ancora un angelo, vediamo che cosa hanno da dirvi. Ecco, conversazioni sincere. Ve lo metterei qua vicino all'asso di spade. Esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti, perché qui con questo 7 di spade è come se qualcuno non fosse completamente onesto, però ripeto, potrebbe non essere onesto nei vostri confronti o essere voi stessi che non siete onesti nei vostri confronti. Come se mancasse un'azione. Vi dico, qui la comunicazione c'è ed è bella forte. Con questa persona sento che chiacchierate con piacere, ma è come se a livello concreto le cose non andassero avanti come voi vi aspettate. Devo dire, c'è anche come una specie di freno a mano inserito per quello che riguarda il trasporto passionale. Sento come se ci fosse qualcuno o qualcosa che tira indietro da un punto di vista fisico. È interessante perché qui avete la regina di coppe, quindi è come se la regina di coppe potreste essere voi o il re di coppe potreste essere voi e l'altra figura, eventualmente se già avete qualcuno in testa potrebbe essere l'altra persona. Se non avete proprio nessuno in testa, ragazzi, vi dico, dalla metà di dicembre in poi ci saranno tante conoscenze nuove, ma qui è un po' come capire che cosa volete e soprattutto con la carta del carro dove volete andare, dove volete arrivare, che direzione volete dare o alla vostra vita o a questo tipo o questa eventuale, diciamo così, relazione. Qui esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti, non si tratta solo di sentimenti romantici, si tratta di esprimere all'altro anche i sentimenti di paura, i dubbi che si hanno, un po' tutto. Diciamo essere aperti, onesti. Nella carta degli amanti, adesso questa forse no, in questo mazzo no, dove lo guardo. Però nei tarocchi tradizionali la carta degli amanti è rappresentata con due figure nude ed è un modo allegorico di spiegare che praticamente quando due persone si innamorano si mettono a nudo, cioè per fidarsi e affidarsi ciecamente, no, questi sono vestiti,
affidarsi e fidarsi dell'altro, bisogna appunto mettersi a nudo nei confronti dell'altro. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete lasciare un commento, iscrivervi o condividere il video o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dell'Acquario. Andiamo a vedere le energie disponibili per il mese di dicembre. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui. E sempre in descrizione troverete i link ai corsi che partiranno nel 2024. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo già subito così. Re di bastoni, 5 di bastoni, cavaliere di coppe, cavaliere di denari. Oh wow! Un sacco di figure devo dire nel mese di dicembre, ragazzi. Quindi preparate, affilate gli artigli. Allora, re di bastoni. Qui già subito all'inizio di dicembre potrebbe esserci una conoscenza con una persona nuova. Devo dire che per qualcuno potrebbe essere una persona, allora, questa è una cosa che dico, ma sicuramente risuonerà per un gruppo molto molto piccolo, però come la sensazione che sarà una persona che all'inizio non vi piacerà neanche, cioè anzi vi sarà proprio antipatica, ho come questa sensazione che potrebbe essere una persona che così a pelle non vi vibri tanto, poi magari conoscendola, andando piano piano, potrebbe essere che cambi la cosa, ma è come se all'inizio rifiutaste un po' questa persona. Andiamo a vedere il re di bastoni. Asso di spade, cavaliere di spade. Wow! Quindi sì, ragazzi, allora o verrete a sapere che c'è qualcuno intorno a voi che prova dell'interesse, o potrebbe anche proprio essere che questa persona arrivi, vi faccia una comunicazione e considerato che abbiamo anche il cavaliere di spade, direi che ha anche un pochettino fretta questa persona. Cavaliere di spade è sempre un'energia molto determinata, molto, come vi posso dire, è una persona che non guarda in faccia a nessuno, si prende semplicemente quello che vuole, va e si prende quello che vuole, l'energia del cavaliere di spade. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Allora abbiamo un 4 di spade e di nuovo un re di bastoni. Allora devo dire che potrebbero esserci dei conflitti con questa persona, delle divergenze, come vi dicevo già prima, dei punti di vista diversi, però ho anche la sensazione che il parlare potrà portare a chiarire queste questioni un po' spinose che si creeranno, diciamo, verso la metà di dicembre. Scusate ragazzi, è un'influenza pazzesca. Andiamo a vedere il re di coppe. Allora, 9 di coppe, amanti e matto. Allora, questo cavaliere di coppe potrebbe proprio arrivare per fare un'offerta, per fare una proposta. Guardate ragazzi, guardando queste carte ho la sensazione che ci sia questa fretta di conoscersi, questa fretta di parlare, di comunicare, di stare insieme, di risolvere certi punti di vista, però dall'altro lato tutto il resto sia molto lento, soprattutto perché iniziamo con un cavaliere di spade che è il più veloce dei 4 cavalieri e terminiamo con un cavaliere di pentacoli che invece è il più lento. E queste due carte mi dicono che qui
non c'è tanta fiducia probabilmente o nell'altro o nella relazione ed è un po' come se decideste di stare tranquilli e di andare avanti passo dopo passo. Datemi una carta per gli amanti al contrario. Di nuovo, cavaliere di pentacoli, 5 di pentacoli e asso di pentacoli. Sì, probabilmente ho come la sensazione che quando arriverà questa proposta, questa comunicazione, anche questo progetto, ci sarà un attimino un tirare indietro come per dire no, ma stiamo tanto bene così, conosciamoci così, perché io qui ho paura di essere deluso, ho paura che sia di nuovo una falsa partenza. Andiamo a vedere questo cavaliere di denari. Uh, Diavolo e 9 di pentacoli. Mm. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che qui, adesso ovviamente questo risuonerà per pochi, parla tanto di dipendenza sia economica che affettiva e credo che tutta questa vostra paura, la vostra sfiducia, il vostro non voler prendere accordi sia per paura di ricadere in certe situazioni simili al passato, in certe situazioni di dipendenza, che può essere sia dipendenza economica ma anche dipendenza affettiva. Qui abbiamo anche un 5 di pentacoli, che è una carta che mi richiama un po' quell'energia lì. Quindi è come se decideste di comune accordo, tra l'altro. Perché sì, può essere che voi tirate indietro, però anche l'altra persona ha fretta di conoscervi, ma non ha fretta di creare un legame ufficiale, no? Sapete, sono quelle relazioni dove si sta tantissimo bene insieme, si parla benissimo, però ognuno dei due è stato talmente scottato nel passato che si preferisce godersi semplicemente il tempo insieme senza necessariamente fare troppe proiezioni per il futuro. Ecco, questa è una di quelle situazioni. Allora, avendo sia il diavolo che il 9 di pentacoli al contrario e questo 9 di... questo, scusate, cavaliere ehm, di pentacoli, ho come la sensazione che ci potrebbe essere qualche vincolo, però ripeto, secondo me se affrontate tutto passo dopo passo, giorno dopo giorno, da qui uscirete perché sono girate al contrario. Quindi è come se si uscisse da una sorta di schiavitù, di mentalità di dipendente, di mentalità da vittima, di carenza economica potrebbe anche essere, no? C'è un nuovo inizio, c'è un asso di denari. Guardate, io vedo che questa relazione può dare soddisfazioni. Ecco, l'unica cosa che appunto se siete già stati scottati in passato per altre relazioni, magari partite un pochettino più con calma, come vi consiglia il Cavaliere di Pentacoli. Anche perché ce l'avete due volte il Cavaliere di Pentacoli. Andiamo a vedere ancora un angelo. Oh mamma quanti, e li leggiamo tutti. Allora, perdona e impara. Se lasci andare e resta nel passato, sperimenti più amore nel presente. E ce l'ho qui, eh? Le dipendenze molte volte si resta attaccati a un atteggiamento più che a una persona. Poi abbiamo... Ah, qua si tratta di perdonare anche voi stessi, non solo gli altri. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Allora, qui può voler dire che o magari qualcuno, per qualcuno appunto ci sono dei bambini in mezzo e quindi magari non vi potete muovere più di tanto, comunque siete condizionati, oppure un'altra lettura che faccio io di questa carta è che quando eravate bambini avete assorbito determinate cose che tuttora influiscono sulla vostra vita. Per esempio, ci sono delle frasi che dicono alcuni genitori, tipo, ve ne faccio una come esempio, cercatene uno ricco, no? Ecco che
probabilmente fanno venire, cioè il genitore lo dice con una certa idea, perché magari si è anche in un momento di tribolazione finanziaria, però in realtà poi il bambino resta segnato da questa cosa, no? Ok, poi abbiamo soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Infatti qui c'era un po' di carenza economica, ragazzi? Probabilmente avete bisogno di dare delle priorità o di uscire da una certa situazione lavorativa. Allora, vale la pena aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa e difatti qui lo vediamo, l'unica cosa che vi dicono le carte è di andarci con i piedi di piombo perché avete ben 2 volte il cavaliere di pentacoli e poi abbiamo fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena compiere i passi che ti vengono indicati. Quindi un passo alla volta, giustamente come vi dice il Cavaliere di Pentacoli. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, con un like, con la vostra iscrizione, se avete piacere potete anche condividere il video e abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!